Salve a tutti, io sono Guido Sprite, sono un pixel artist e oggi vi parlerò degli errori più comuni che vedo spesso fare e che io personalmente ho fatto all'inizio quando ho cominciato. Se vi ritrovate in qualcuno di questi, tranquilli, state solo imparando. Bene, e ora andiamoli a vedere. Come primo errore vi ho portato un esempio di immagine che già conoscete. Ci ho fatto uno short recentemente. Qui, come vedete, i pixel sono tutti di grandezza diversa, dando una resa finale pessima dell'immagine. Questo genere di errori lo vedo spesso a chi si butta subito a fare il proprio gioco indie senza magari andarsi a studiare quella che è la resa grafica, lo stile, le tecniche da utilizzare, dando magari una resa finale incoerente. Ma fortunatamente poi mi accorgo che questo genere di cose sono corrette subito da chi le fa. Sono errori che si correggono subito. Io lo dico sempre, un po' di pratica e migliorate. La verità non sta nell'aria, sta nell'impegno che ci mettete. Qui invece abbiamo sempre un errore legato alle dimensioni, ma in questo caso si parla di proporzioni del personaggio in relazione all'ambiente che abbiamo creato. Prendiamo in esempio il nostro protagonista. Dopo la sua realizzazione, sono andato a determinare la grandezza delle porte in relazione alle dimensioni che lo caratterizzano. Il personaggio è di dimensioni 17x22, quindi andremmo a fare una porta alta 18 e larga 24. Considerando anche la libertà concessa da software come Unity o GDevelop, queste dimensioni a noi vanno alla grande. Naturalmente, a seconda del gioco che andremo a fare, noi ci regoleremo di conseguenza. Come per un Super Mario che vuole un 16x16, naturalmente le porte saranno poco più di 16x16, saranno magari un 17x16 o proprio un 16x16, perché alla fine il contatto che andrai a realizzare tra il personaggio e la collisione dell'evento ti permetterà di non vedere quasi che il personaggio cammini sopra la porta. Non so se mi spiego. Ingrandire o ridurre di dimensione uno sprite è d'obbligo se il vostro obiettivo è quello di andare a realizzare un wallpaper, un'immagine profilo o chissà cos'altro. In questo esempio potete notare voi stessi la presenza di alterazioni quando andate a ridimensionare lo sprite. Qui sotto vi ho messo i tag che corrispondono a ciascuna delle varie alterazioni. 1x, che sarebbe quello standard che avete quando disegnate, 150x, 2x, 250x, 3x. Cosa vuol dire questo? Che quando andate a ridimensionare uno sprite dovete andare per multipli di interi. Questi ve li dovete sognare, li dovete lasciare stare, non esistono. Questo è il vostro obiettivo. Ok? Questo diciamo è uno di quegli errori che possono accendere su tutta una serie di dubbi che durante lo sviluppo di un videogioco possono rallentare il lavoro. I contorni troppo irregolari fanno sembrare l'immagine caotica e incoerente. Alle volte questo può aiutare a creare un'ombra extra o un certo spessore, ma in generale è sempre considerato un errore che distrugge la resa finale. Dall'esempio potete vedere che cosa intendo. Vedete? Si tratta della stessa linea, ma con una sostanziale differenza. Una al pixel perfect e l'altra no. Quindi, a meno che non vi serve per valorizzare luci e ombre,
Dovete tenere questa spunta accesa. Usare palette troppo complesse non sempre si rivela la scelta migliore e il più delle volte rende il tutto molto più confuso. Come potete vedere nell'esempio, vi ho riportato una sfera, una palla, colorata con 8 colori. 8 colori che potevano anche non esserci. Come vedete, di solito io consiglio di utilizzare palette monocromatiche a 4 colori, con lo scopo di andare a valorizzare e a controllare l'uso del colore nei propri sprite, così da poter ottenere in futuro immagini del genere. Qui il contorno, come potete notare, segue il concetto luci e ombre, ma volendo seguire un grande classico, eccoci, un contorno più scuro va benissimo anche. Quindi errore, correzione, resa finale. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ci vediamo la prossima volta con tante altre novità e tante altre cose interessanti. Se non vi siete iscritti, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video.